Cari amici e amiche di Solfatara News, oggi vi abbracciamo con la stessa gratitudine che proviamo ogni volta che accendiamo i nostri droni e guardiamo dall'alto questo territorio straordinario e inquieto. La nostra comunità cresce giorno dopo giorno, si informa, partecipa e questo rende ancora più importante il lavoro che svolgiamo insieme. Ogni vostro commento, ogni condivisione, ogni messaggio che arriva sui nostri social non è un semplice gesto digitale, ma un atto di consapevolezza collettiva. Qui viviamo su una caldera viva, mutevole, e chi decide di restare informato contribuisce al benessere di tutti. A chi si unisce oggi per la prima volta, vi accogliamo con grande sincerità. Potete seguirci su YouTube, Instagram, TikTok e nel gruppo Facebook Solfatara News Group, il luogo dove la comunità segnala e discute ciò che osserva quotidianamente. E un ringraziamento profondo va ai sostenitori della nostra raccolta fondi. Vedere la campagna ormai vicina al traguardo è una spinta emotiva enorme per continuare a documentare un territorio che non ci concede mai una vera pausa. Oggi la giornata non era favorevole, vapore ovunque, umidità spessa, aria pesante. Ma siamo riusciti comunque ad alzare i nostri droni. Subito ci siamo diretti verso il rione Solfatara, dove da ieri continuano le trivellazioni per la microzonazione sismica, a poche centinaia di metri dal cratere. Spieghiamolo ancora una volta in modo semplice. La microzonazione serve a capire come il terreno amplifica o smorza le onde sismiche. È uno studio utile per valutare la risposta dei terreni in caso di terremoti. In altre regioni sarebbe una procedura normale. Qui, nel cuore dei Campi Flegrei, diventa un'operazione chirurgica in un organismo delicatissimo, perché ogni strato che fuori racconta una storia di gas, pressione, fluidi bollenti e microfratture cariche di energia. E come abbiamo detto nel video di ieri, mentre scrivevamo il discorso le scosse continuavano. Anzi, lo sciame è proseguito fino a tarda sera, con numerosi eventi avvertiti dalla popolazione. Le segnalazioni sono arrivate da Pozzuoli, Bagnoli, Agnano, fino alle pendici dei quartieri collinari di Napoli. Secondo i dati preliminari pubblicati nelle ultime ore, l'andamento delle scosse mostrava una frequenza crescente, proprio mentre la trivellazione avanzava nel rione Solfatara. Non possiamo affermare che ci sia un legame diretto, ma la coincidenza temporale è evidente e merita di essere riportata. Perché mentre i tecnici perforavano, la terra ha ripreso a vibrare e le vibrazioni hanno accompagnato la popolazione per quasi tutta la serata. Questa sovrapposizione tra attività di perforazione e ripresa della sismicità è un elemento che non ignoriamo. Non vogliamo alimentare polemiche, ma documentare è il nostro dovere. Le immagini di oggi mostrano che le perforazioni proseguono e allo stesso tempo gli esperti tornano a parlare con insistenza del rischio di eruzioni freatiche. Il professor Luongo lo dice chiaramente. Un'esplosione freatica è uno degli eventi più subdoli dell'intera attività vulcanica, perché non richiede magma, non dà segnali lunghi, non manda in avanscoperta colonne di gas o accumuli di pressione riconoscibili. È un fenomeno che nasce quando acque bollenti profonde incontrano acqua fredda superficiale. E quando accade, il terreno esplode con violenza, scagliando frammenti di roccia come proiettili a distanza considerevole. La zona in cui si sta perforando è una delle più calde e instabili dell'intero sistema flegreo. Il rischio teorico è chiaro. Un foro può creare un canale e un canale può favorire l'incontro di fluidi che normalmente non dovrebbero mischiarsi. Non significa che accadrà, ma significa che non è vero che queste attività siano totalmente prive di pericolo. Dire il contrario vorrebbe negare la natura del sottosuolo flegreo, che è un sistema vivo, un sistema in pressione, un sistema che può reagire anche a piccoli cambiamenti. Finito il primo monitoraggio, ci siamo spostati verso via Antiniana. Qui finalmente si sta asfaltando, ma la scena ha qualcosa di assurdo. Stendere asfalto bollente su un terreno che già di per sé è caldo, anzi rovente in certi punti. Le nostre termocamere negli ultimi mesi hanno registrato valori anomali sotto il manto stradale, altissimi persino nelle ore serali. Non possiamo che attendere la fine dei lavori e sperare in un risultato duraturo. Ma chi conosce questa strada, chi l'ha vista sollevarsi, spaccarsi,
deformarsi nel corso delle ultime settimane. Sa bene che la battaglia tra asfalto e temperatura è tutt'altro che semplice. La temperatura massima rilevata oggi sul manto stradale è di 63,8 gradi centigradi. Dal cantiere stradale siamo volati sulla fumarola Pisciarelli, che anche oggi mostra un'attività intensissima. Getti continui, pressione evidente, rumori cupi che sembrano venire da profondità sconosciute. La temperatura interna rimane altissima, che è di 103,7 gradi centigradi, segno di un sistema idrotermale in piena carica. Qui il terreno è vivo, letteralmente vivo, e ogni giorno sembra volerlo ricordare. Poi abbiamo raggiunto la Bocca Grande nel cratere Solfatara. Il quadro è molto simile: forti emissioni di gas, fumarole laterali tutte vigorose, pressione percepibile a occhio nudo. E ricordiamolo, la notte non ha portato alcuna tregua. La scossa di magnitudo 2,4 ha svegliato molte persone e l'odore di zolfo ha raggiunto parti di Napoli che normalmente non percepiscono nulla. Quando il respiro della caldera arriva così lontano, significa che la spinta interna sta dialogando con l'atmosfera in modo più deciso. La temperatura che abbiamo rilevato oggi nella fumarola Bocca Grande è di 181,2 gradi centigradi. Mostriamo inoltre anche il nostro grafico delle temperature registrate giorno per giorno sia nella fumarola Pisciarelli, che come possiamo notare dal grafico è in graduale aumento, e sia della fumarola Bocca Grande, anch'esso in costante aumento. A tutto questo si aggiunge l'appello del presidente dell'INGV, Fabio Florindo, che ricorda alla popolazione il rischio delle eruzioni freatiche e invita a segnalare qualsiasi attività insolita. Ed è qui che nasce una contraddizione evidente. La prima attività da segnalare sarebbe proprio la trivellazione in un'area calda. Ci viene detto che è sicura, ma perforare un sistema vulcano idrotermale attivo non sarà mai un'operazione neutra. Il pericolo non è certo o immediato, ma la delicatezza è inevitabile. E chi vive qui lo sa, lo sente sotto i piedi, lo percepisce quando vibra il vetro della finestra, quando torna l'odore di zolfo, quando le fumarole aumentano di rumore, quando i droni rilevano temperature sempre più alte. Questo territorio parla e noi continuiamo giorno dopo giorno a tradurre ciò che dice. Perché ai Campi Flegrei il confine tra normalità e cambiamento è sottile come la crosta che calpestiamo. E raccontarlo è l'unico modo per non farci trovare impreparati. Prima di chiudere questo aggiornamento, vogliamo ringraziare tutti voi che ogni giorno ci seguite, commentate e condividete il nostro lavoro. La vostra presenza costante dà un senso a tutto questo monitoraggio quotidiano, spesso faticoso, ma indispensabile per mantenere alta l'attenzione su ciò che accade nella caldera. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube, perché ogni dato, ogni immagine e ogni segnale registrato dai Campi Flegrei può fare la differenza nel costruire un'informazione libera e continua per tutta la popolazione. Restate con noi, restate vigili e restiamo uniti in questo percorso di consapevolezza.